Se cerchiamo assicurazione economica drone, i primi risultati che vengono non sono davvero le opzioni più economiche. E il mio obiettivo qua è in 3 minuti, quindi dovrò fare in fretta, guidarvi nella compilazione per non effettuare errori e ottenere l'assicurazione più economica per uso ricreativo. Più economica, quindi scegliamo Cover Drone. Se scrivete direttamente Cover Drone in Google otterrete vari risultati fra i Google Snippet e vanno tutti bene. Qualsiasi pagina avrà in alto a destra richiede un preventivo che è il link da cliccare. Ci compaiono due opzioni, assicurazione drone e copertura test di volo, vanno bene tutte e due perché? Perché in realtà è nella prima pagina che noi andiamo a definire l'uso ricreativo, che è quello che ci serve a pagare solo 18 euro. Non saremo coperti come nell'uso commerciale per eventuali cause fatte da clienti, però per andare a giocare per i fatti nostri va più che bene. Compiliamo quindi i primi campi con i nostri dati personali. Mi raccomando, molta attenzione a questi campi perché per evitare che poi chiediamo dei soldi e c'erano degli errori che vanno anche a inficiare la validità dell'assicurazione. Quindi attenzione, compiliamo questi tanti con i nostri dati personali precisi. Ovviamente il paese è l'Italia e questo è da definire perché loro coprono solo in alcuni paesi. Se siamo al di fuori dei paesi che loro coprono non ci danno l'assicurazione, quindi vedremo che qua in Italia per fortuna loro operano. Quindi scegliamo Italia e uso ricreativo. Questi sono i due campi più importanti di questa pagina. Mettiamo la nostra email e completiamo con i nostri dati. Il telefono è opzionale ma è utile nel senso se c'è un problema loro ci possono contattare, quindi io lo lascerei, anche il cellulare. Dove hai sentito parlare di noi e chi vi ha suggerito Cover Drone. Nel mio caso è Stucchi Marco e ho chiesto di cambiarlo perché Stucchi Marco non mi conosce nessuno, io sono Io Videomaker. Quindi siamo membri di qualche associazione? Io no, magari voi sì. Questa parte è completamente opzionale, mi hanno spiegato, ma serve a renderci consci che è necessario avere effettuata la formazione obbligatoria in Italia, aver superato l'esame e avere il patentino. Quindi hai ottenuto una formazione adeguata? Sì. Chi ha fornito la formazione qua non c'è e quindi mettiamo non pertinente. Quale corso? Non è necessario dirlo. Hai superato il test di volo? No, il test di volo, a meno che non lavoriate in scenari complicati tipo categorie specifiche, per la licenza quella hobbistica non serve. Se è in possesso di un permesso di volo, sì, il permesso di volo, abbiamo il patentino, quindi diciamo di sì. Conferma registrazione, andiamo alla parte 2. Okay. Verifichiamo che i dati siano corretti, il territorio di nuovo diremo che siamo in Italia, per sicurezza. Codice fiscale partita IVA se uso ricreativo non è fondamentale, e invece prevedi di operare in uno di questi territori? No, perché sono quelli esclusi. Quindi ho provato a chiedere, io anche per un film avrei potuto lavorare con un drone in Congo, mi hanno detto guarda se sono esclusi, inutile neanche che ci chiedi. Negli ultimi 3 anni hai subito incidenti e denunce? Spero per voi di no, quindi andiamo al successivo. Per quanto tempo hai bisogno la copertura? Mettiamo un anno, perché comunque 18 euro per un anno si può fare anche a periodi inferiori, ma vale la pena, così siamo tranquilli che quando ci viene lo sghiribizzo. Responsabilità civile dobbiamo mettere sì, perché è lo scopo principale di questa assicurazione. Possiamo assicurare anche il drone, il telecomando, ma senza l'assicurazione, la copertura civile non serve a nulla. Non possiamo volare legalmente. 1.3 milioni, 2,6 milioni di copertura, 1,3 milioni sono 18,40 euro, 2,6 circa 24, scegliete voi, è qualcosina in più. Io per quella, allora io uso quella tutto l'anno, uso ricreativo così quando voglia vado. Se faccio dei lavori poi attivo quella giornaliera per uso commerciale, ma questo è l'altro video dove spiego anche quella commerciale. Attrezzatura scriviamo di no perché vogliamo pagare poco, teniamo presente che se aggiungiamo l'attrezzatura noi andiamo a passare da 18,40 a 38 euro con 300 euro di attrezzatura, 51 euro per 500 euro e 84 euro per 1000 euro, ma appunto nella versione più lunga di questo video in cui spiego tutte le varianti faremo tutti i casi, vediamo se conviene o non conviene. Attrezzatura noleggiata no, perché non la noleggiamo. Sono d'accordo a queste clausole, quindi sono clausole che dicono non abbiamo mai avuto problemi importanti, diciamo, nell'uso durante l'uso con il drone. E arriviamo qua al pagamento una tanto, quindi per tutto l'anno di 18,40 euro.
Avremo qua il programma preventivo, che è il preventivo con tutte le coperture, eventuali franchigie, IPD, Insurer Product Information Document, che è un documento informativo precontrattuale che ci informa delle coperture saranno costi e spese ragionevoli per la rimozione del veicolo e assicurazione per la responsabilità legale. Dichiarazioni dei fatti, che è tutto ciò che abbiamo dichiarato e quindi serviva a definire il costo della polizza, e le condizioni generali di contratto, che è un po' in legalese, però ci sta. Sono tutti documenti abbastanza trasparenti per essere legali, quindi a me piace molto questa cosa. Scegliamo la lingua della documentazione italiana, riepilogare la copertura, acquista. Quanto ci abbiamo messo? Abbiamo finito, un po' più di 3 minuti, però secondo me siamo stati molto veloci. Se io adesso faccio acquista, seleziono ovviamente, ok, e metto i miei dati qua, mettete i vostri dati della carta e completate l'acquisto. Ultima cosa, se scaricate l'invoice, la fattura è un file che vi chiede una password che non funzionerà qualsiasi password inserita, non diventate matti come ho fatto io, è fatta apposta perché questo è un documento di Word e giustamente non dovreste essere in grado di modificarlo. Quindi apritelo con l'opzione che viene fuori di lato, apri in sola lettura, a quel punto potete aprire, eventualmente anche stampare. Potevamo fare un PDF, ma fa niente. 18,40 €, fatela questa assicurazione, come diceva qualcuno, fate il patentino e assicurazione accesa anche di giorno e viaggiamo tutti tranquilli. Se poi volete che vi faccia un approfondimento sulle tariffe per quelle giornate in cui fate un lavoro per terzi oppure uscite e c'è il rischio di fare dei danni importanti, ho studiato tutte le tariffe e ho studiato anche tutte le condizioni. Chiedetemelo nei commenti, lasciatemi un like se questo video vi risulta utile, perché così YouTube capisce che nell'universo ogni tanto faccio qualcosa di utile anch'io. Guardate questo nuovo video, DJI Neo contro Overwatch 1. Qualcuno dice che è meglio quello vecchio.